Abbiamo scelto e preferito di mangiare in campo. Decisione saggia. Rita sta facendo già un primo e io sto giocando con dado a frisbee. Adesso te lo faccio vedere io un bel lancio. In testa, Rita, tagliatelle con pancetta e pomodoro. la pancetta comprata dalla signora l'altro giorno in Basilicata. Sì, che ha un profumo meraviglioso. Hai visto, pagato 8 euro, la pancetta vera e buona. Dado relegato lì. E mi piace, mi relegassi più spesso qui. Lo faremo. Buon appetito a tutti. Bella passeggiata, bella escursione stamattina. Ho una fame adesso. La montagna mette un appetito. E tutti i preparati di Zianna. Dopo le tagliatelle mangiamo una lonza di Macomer. Oggi mangiamo così, un po' di salsiccia, se no si rovinano queste cose, sta muffendo, vedete? Dentro è perfetta, Poi dei prodotti di Zianna, finocchi, zucchine. Oggi mangiamo così il secondo, più rustico. Buonasera amici, di pomeriggio mi sono messo al computer a fare diversi lavoretti. Rita nel frattempo sta riposando, è stanchissima, sicuramente è provata dal caldo e da tutti i chilometri che abbiamo fatto in questi giorni e quindi sta dormendo con Davide. Siamo usciti per fare 2 passi e per riempire altre 2 bottigliette d'acqua. Questo posto sotto il sole è fantastico. Adesso ci riempiamo l'acqua fresca, va bene? Bello. E poi ci riposiamo un pochettino al sole anche noi, Va bene? Va bene. Mi sono riposato un po' in quella panca, mezz'oretta, però c'è freddo. Quando usciva il sole stava bene, se no c'è proprio freddo. Là questo monello buttato in terra, alzati. Bello, sdraiati un po'. No, c'è freddo, se ci fosse il sole sì, se esce il sole domani ci sdraia. Va bene. Adesso rientriamo in camper che Davide deve fare anche lo spuntino. Ragazzi, 7:30 della sera, un'altra tormenta, un bellissimo acquazzone. Anzi, tormenta no, tormenta era quella dell'altro giorno mentre venivamo qui. Qua c'è una famiglia che vive con un fuoristrada, che viaggia con un fuoristrada con la tenda sopra, è iniziata a diluviare. Stanno allertando per salire tutti nella tenda da tetto. Poverini, che casino. Adesso mi metto un po' a lavorare, mezz'oretta. Ci sono 16 gradi e 1 alle 7:30 della sera, stupendo, c'è proprio freddo, in felpa sopra. Rita, che ora abbiamo fatto? Abbiamo fatto le 8:30. 8:30. Spaccate, precisi come pochi. Guardate che bella tavolata, Che bel minestrone, piatto invernale per questo tempo. Vabbè, adesso vi facciamo vedere una cosa, Quindi minestrone, vino di proprietà, 2 fettine, però Rita diceva giustamente minestrone, piatto invernale, guardate. Fuori alle 8:30 abbiamo 12,1 gradi. Freschetto, al 20 di luglio o qualcosa del genere. 19 mi sa sia. Comunque è stupendo, c'è un clima pazzesco, nuvoloni, ha piovuto tutta la sera, così sto lavorando, mi sto riposando, passeggiate, è stupendo. Beh, adesso mi siedo e ceno, Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Buongiorno a tutti amici, oggi ci svegliamo con 11,4 gradi. Cinesino acceso. Dovrebbe essere il 20 luglio. La giornata sembra migliore, ieri ha piovuto tantissimo. Siamo strapronti per le nostre colazioni. Oggi senza fretta, verso le 10:30, quando anche Rita sarà pronta, ci spostiamo e proseguiamo a scoprire. Proseguiamo il percorso per scoprire le Dolomiti.
dammi l'abbraccio adesso che sono un bello morbidoso. C'è Dado che è cammelloso. Sì, gli ho ritirato fuori il mio cammello. Questo per le basse temperature. Sì, è bellissimo. È vero. E oggi stanotte mi hai anche messo la coperta sopra, mi stavo squagliando. Questo è il cammelino che abbiamo comprato in Marocco e fa tanto caldo. Dai, a tavola. Sì. Ragazzi, adesso andiamo a farci una bella passeggiata con Dado. Ho lavorato un po', sono le 10:30. Mi metto le mie scarpe da trekking e si parte. Sentiero panoramico Dolomeu. Rifugi aperti, rifugio Faloria 1:30 e Capanna Tondi 2:15. Tanta roba per noi, 2:15 non ce lo facciamo neanche 1:30. Però a 10 minuti c'è uno snack bar. Quindi vabbè, proviamo a salire. Poi pranzeremo qui, presumo, e di pomeriggio proseguiamo la scoperta delle Dolomiti. Ieri eravamo da quella parte, su quelle vette, e oggi siamo dalla parte opposta. Questo per quando fa tanta neve. Davide non l'aveva mai visto, il gatto delle nevi. Questo già la pulisce la strada. Allora amici, qui sotto abbiamo Cortina d'Ampezzo, non so se riuscite a vederlo, questo paesetto che c'è qui sotto. E per la vetta manca ancora un'ora, abbiamo incontrato due signori che ce l'hanno detto, proviamo a continuare piano piano, Davide, poi quando non ce la facciamo più scendiamo. Il posto è una magia, è un sogno, è una fiaba, è qualcosa che non avevo mai visto in vita mia, è troppo bello. Continuiamo. Discorso incoraggiante, prima partiamo e prima guardiamo il panorama, quindi si va. Andiamo. E infatti tante di queste montagne o le Dolomiti intere sono patrimonio dell'umanità, chiaramente. Si continua a salire sempre più ripida e sempre più faticosa, ma continuiamo, non ci arrendiamo. Sì, non abbiamo fretta. Oh signore, buongiorno. Cosa ci fa lei qui? Sta gustando il panorama? Sì. Guardate che panorama. Cortina d'Ampezzo sotto, il rifugio lì su a sinistra ancora molto in alto, e qua sulla destra non ve lo so dire, comunque continuano le Dolomiti. Che pazzesche vedute. Ragazzi, volevamo fare una dronata di questo meraviglioso posto, ma purtroppo abbiamo sentito delle gocce d'acqua. Io ho già preparato l'arsenale antipioggia. Anche se non avremmo potuto far vedere niente di che, perché quello che vediamo adesso con la GoPro lo vediamo col drone. Il posto è meraviglioso, proviamo a continuare. Sì. Salutiamo Cortina d'Ampezzo alle nostre spalle. 2017. Ragazzi, a piedi e con le nostre gambe, con le nostre forze siamo saliti sino a 2050. Rifugio Faloira, se non sbaglio. Sì, questo è Faloira, 2123. Io e Dado. 2123, io e Dado, grande traguardo. Grande Dado. Sei stato bravissimo. Ma io giuro che se tu mi fai riscendere a piedi, te la vedi buttare. Vieni qua. Adesso misuriamo la glicemia, ci beviamo qualcosa, ci riposiamo un po' e riscendiamo.
sono tutti attrezzati, dato scarpettine da tennis, ombrello. Potevamo salire anche in smoking noi. 15 gradi. Sì, 15 gradi, queste sono le temperature e questa è una foto. Buongiorno. Con meno di 15 gradi. Sì, questa è una foto della piena stagione invernale. Guardate quella montagna davanti coperta dalle nuvole. Che tempo oggi, eh? Il cristallo non è quello lì. Cristallo è. Quello. Cristallo è quello che abbiamo fatto noi ieri, se non sbaglio. Ma quello. Da non quella è quello. parte. E noi siamo Faloria. Non è quello era il rifugio. Boh, no. No, mi sembra. Minchia, tempo che c'è qua. Non si vede più niente, peccato. Volevamo farvi vedere un po' di panorama. Aspettate che apro l'ombrello. Ho attivato l'attrezzatura invernale. Guardate, qua c'erano delle vette meravigliose. Meravigliose, non si vede niente. Che peccato, ragazzi. Io e Dado, senza manco una bottiglietta d'acqua, saliti a 2100. Questa è la prova di cosa può fare l'uomo. Vedete? Qua ci sono tutti i nomi di tutte. Le montagne. Cristallo 3221. E il massimo? Guardale tutte, qual è il massimo? Forcella. 3205. Vecchio del Forame. Noi siamo qui. 1178. Il più alto picco è, se non sbaglio, la Marmolada. Ce l'ha detto anche un signore ieri. Però la sto cercando, non la trovo. Volevo farvi vedere quale fosse, ma non Anche c'è il scritto. cristallo è alto, 3221. Eh sì, eh. Che valle qua sotto. Cortina, guardate che bella che. Sì, forse qui si è già schiarito, guardate. Vediamo, ci sono i vetri, ma magari riesco a farvelo vedere lo stesso. E da questa però è completamente coperto dalle nuvole. Rifugio Faloria, conquistato da me da Dado a piedi. Sì, 2100. Tutti che salivano col fuoristrada con i Defender. Anche a piedi però attrezzati. O anche a piedi attrezzati. Noi in smoking, È strano che senza non siamo acqua. saliti con l'infradito. Era da noi, l'abbiamo fatto alcune volte. Eh sì. Avremmo anche mangiato qui, ma non ci siamo portati l'insulina perché non ci abbiamo pensato. Ci siamo portati chiaramente solo zuccheri, ma ce l'ha ancora alta nonostante questa bella camminata che abbiamo fatto. Adesso scendiamo e andiamo a pranzo. È 12:10 sicuramente. Prima dell'una siamo giù. Ragazzi, si scende velocissimi in discesa, è un divertimento, è una passeggiata. Piove, c'è freddissimo, ci sono 14 gradi e in felpa ci voleva un giubbottino, però è così. Siamo in camper da Ritta all'1 in punto, siamo usciti alle 10:30, 11:30, mezzogiorno e mezzo, l'1, 2 ore e mezzo, siamo saliti a 2132 e riscesi. Grande Dato, c'ha energia da vendere. Inizia a piovere tanto, ragazzi. Meno male che ci siamo portati gli ombrelli, meno male. Almeno questo, guardate. Abbiamo poca testa, ma almeno gli ombrelli. Il tuono più lungo della mia vita. Ragazzi, il tempo ancora peggiore. Si sta chiudendo tutto, si sta mettendo proprio un temporale, c'è anche vento già e continua a piovere tanto, ma ci siamo quasi. Oggi abbiamo fatto una bella impresa, una bella passeggiata con Dado, grandi. Stasera starò da Dio chiuso in camper. Sta arrivando un temporale brutto, guardate la nebbia che sta scendendo. Ciclone in arrivo, visibilità scesa a 8 km. Ma noi ci siamo quasi,
Ce l'abbiamo fatta, bella conquista, bella sfida oggi. Sono contento. Tu Dad? Sì, Bella. bello. Chiudo l'ombrello. Beh, comunque nel frattempo che noi abbiamo fatto una bellissima escursione, Rita ha prodotto tanto cibo buono, Non solo pasta, che mi hanno detto che cucinano solo pasta. No, anche carne e verdure. Là, guardate le solite verdure di Rita. Rita, basta con queste verdure sempre così precise. Adesso mangiamo e poi relax, Dado? Aia, mi hai fatto un pungidito, mi hai traforato il dito da una parte all'altra. Ascolta, però bella passeggiata, Sì. Sei stanco? Sì. Trofie al sugo, vino di proprietà, verdure e carne in tegame. E grana! Buon appetito a tutti amici, siamo gasatissimi. Grande Dado! Non lo potevi tralasciare grana però. Adesso per recuperare le energie ci mangiamo una bella seadas sarda o cebadas col miele, Bisogna cercarlo il miele. Ce l'abbiamo però. Dovremmo averne, ma non so dove. E quindi ragazzi ci mangiamo anche una bella cebadas sarda con lo zucchero, si può mettere sia lo zucchero che il miele. Rita ha messo lo zucchero, adesso l'assaggio. Perché non avevamo il miele proprio prima. Ragazzi siamo in partenza, sono le 5 meno un quarto. Arriva lo scoiattolo volante! No, non scendere che ce ne stiamo andando. 5 meno un quarto, salutiamo Monte Cristallo e proseguiamo a scoprire le Dolomiti. Gli altri monti. Siamo nuovamente in viaggio dopo 2 notti in quello splendido parcheggio, sono riuscito a allenarmi, 2 escursioni, quindi siamo molto contenti. Adesso dobbiamo trovare un altro posto e non ne ho assolutamente idea dove parcheggerò. Almeno c'è un po' di sole, sta piovendo ormai da giorni, ma ci piace, a me piace terribilmente. Ho detto che voglio rimanere qui sino ai primi di settembre, farmi un mese ad agosto sempre in mezzo ai monti, sarebbe bello, al fresco. Siamo appena entrati a Cortina d'Ampezzo, famosissima in tutto il mondo. Quindi Alverà era quella casa che c'è lì sopra. Oh, stupenda cittadina, stupenda cittadina. C'è la nuova Audi, che bella. Purtroppo non riusciamo a trovare un parcheggio per visitare Cortina, è molto complicato, ho paura anche di entrare in certi posti con il nostro camper gigantesco, è troppo turistica, troppa gente, troppe macchine, non lo so, credo sia impossibile, conviene forse andare via e riparcheggiarci in mezzo ai monti. Siamo a 20 minuti dal confine con l'Austria e mi sa che ci entro. I camping costano molto meno e si può parcheggiare quindi più tranquillamente. È molto difficile parcheggiare in questa zona senza che ti multino, sono rari i parcheggi.
Comunque mentre andavo ho visto questo posto, guardate che meraviglia. Qua sì che l'acqua è cristallina, e qua c'è un cimitero sicuramente della seconda guerra mondiale, vediamo. Qui riposano 1259 caduti della prima guerra mondiale. La memoria e la gratitudine per il vostro merito non morirà mai. E sporche guerre, e muoiono alla fine tanti ragazzi. Durante la prima guerra mondiale circa 10 milioni di soldati persero la vita, tra questi 1259 trovarono l'eterno riposo nel cimitero di Sorgenti, sulla linea Trecime di Lavaredo. Morirono più uomini a causa delle slavine, frane e gelo che per il nemico, che per le armi del nemico. Quanti ragazzini ci dovevano essere tra queste croci, Tutti morti nel 18, 16, 15, 18, tutti prima guerra mondiale. Rita mi ha offerto una tisanetta e siamo di nuovo in viaggio. Sono le 6:55 e abbiamo un parcheggio a 16 minuti da qui, in natura, in libera. Vediamo se si può. Molti sono parcheggi bordo strada, non c'è la possibilità di entrare da nessuna parte, chiudono tutto e mettono divieti dappertutto. Sono tutti parchi dove non si può entrare. Abbiamo trovato un posticino molto bello, ma non credo si possa rimanere a dormire. Il lago è stupendo, dai. Sì. Il lago. Le paperette che arrivano. Informazione di prima. C'è un camping sul lago, ci vogliono 50 euro a notte in 3, 40 a 2, un van e 2 persone. Lago stupendo, ma ce ne siamo andati. Adesso siamo a Dobbiaco e c'è un parcheggio in libera qua vicino. E dopo Dobbiaco entriamo a San Candido. Non è il più bel parcheggio nella storia dei parcheggi, però siamo comunque in una spiaggetta con un fiume. Questo è sempre... Ragazzi, questo è il parcheggio per la notte provvisorio, al massimo domani mattina ce ne andiamo. Non si riesce a trovare bei parcheggi in questa zona. Tutto molto controllato, chiuso, e i camping e le sosta carissime, 40-50 euro a notte, tanta roba. È raro trovare un bello spiazzo dove non ti dice niente nessuno. Per me 50 euro è... non esiste, non li voglio pagare 50 euro per parcheggiare il mio camper. Poi non mi serve nulla, non mi serve la corrente, e sei obbligato e paghi per tutto. Comunque continueremo a... Siamo anche al confine, per dir la verità, con l'Austria, quindi ci possiamo fare un pensiero, perché dall'altra parte già spendi 20-30, qui 40-50, quindi passiamo dall'altra parte in Austria e risparmiamo la metà dei soldi. Rita sta preparando un minestrone di lenticchie e una caprese. Un po' di polletto per Davide, che non mangia la caprese. Ci mettiamo qualcosa in TV e oggi ce la passiamo qua tranquilli in questo parcheggio abbastanza brutto, come vi ho detto prima, abbastanza insignificante. Guardate, pozzanghere. È bellissimo, il lago è bellissimo. Perché c'è questo fiume, è bello il fiume, sì, però
Era più bello quello di oggi, di ieri, dove che ci ha permesso di fare escursioni, dove il camper rimaneva al sicuro. Qui il camper mica lo puoi lasciare solo. Però a livello di posto è più bello questo. Ah beh, probabile. Dunque, minestrone, ormai i piatti sono totalmente invernali. Ci saranno 15 gradi, 14, chissà. I panorami sono sempre boschivi e ci piacciono molto. E domani vediamo il da farsi. Domani vediamo il da farsi. Domani probabilmente lasciamo l'Italia e entriamo in Austria. Mi piace questa idea. Buongiorno a tutti amici, 7:20 del mattino, ci troviamo a San Candido, siamo a 10 minuti, a 12 minuti dal confine con l'Austria. Ci sono, stamattina appena mi sono svegliato 20 minuti fa, c'erano 9,3 gradi, adesso ne segna già 10. A 9 gradi c'è proprio freddo e noi con 2 copertine, sai, abituati al caldo degli altri giorni. Ci siamo accesi il cinesino, ho proprio freddo, mi sta venendo da starnutire. Adesso preparo le colazioni, si lavora un po' e poi andiamo verso l'Austria, ragazzi. Si entra in un nuovo stato. Non ci siamo mai stati, non ci siamo mai entrati. Non l'abbiamo mai visitata, quindi è ora. Almeno tutta la parte adesso delle Dolomiti dalla loro parte, ecco. E come sempre in queste zone il cielo è sempre nuvoloso oltretutto. È raro che ci sia una bella giornata di sole, è proprio rarissimo. Che freddo che c'è. È praticamente il nostro inverno, ed inverno da noi a dicembre può fare con 9 gradi. Quindi siamo piombati nell'inverno sardo, ad esempio. Buongiorno Rita. Buongiorno. Siamo pronti per partire? Pronti. Dove andiamo? In Austria. Non lo so. Non lo sai, vai. Sì, so Che ci piacerebbe. Ci piacerebbe andare in Austria, Ma vediamo. Adesso siamo a pochi chilometri, ci avviciniamo al confine. In Norvegia mi piacerebbe, chissà. Adesso ci avviciniamo al confine e vediamo che si dice. Caffettino, io passo l'aspirapolvere, sì, e poi ci spostiamo, ok? Va bene. Camper, uno specchio. Sì, pulito tutto Tutto in ordine. pulito, tutto in ordine, noi compresi, tranne una piccola doccetta che mi servirebbe, ma la faccio adesso. Gonfio gli ammortizzatori e si parte. Si parte amici, si saluta anche questo fiumiciattolo, si entra in Austria, voglio entrare, sono curioso. Facciamo magari un po' di paesi al confine con l'Italia. Siamo nuovamente in viaggio, sono le 10:30 e stiamo andando in direzione di San Candido, che è il paese vicino a dove abbiamo dormito. Da lì poi si va verso l'Austria, però se troviamo una Lidl a San Candido facciamo un po' di spesa. Dato sono scesi a fare la spesa, ne un Eurospin, non c'è parcheggio, quindi li ho fatti scendere al volo e io mi sono parcheggiato in un posto e devo stare dentro il camper. Adesso appena rientrano ci possiamo spostare. L'Eurospin è qui di fronte, sono riuscito a parcheggiare qua dietro. Non dovrebbero esserci divieti, quindi potremmo anche lasciarlo qui per fare una passeggiata, per dir la verità. Hai visto che parcheggio ho trovato? Questo andrebbe bene anche per visitare la città, non ci sono divieti, non c'è nulla, siamo tranquillissimi.
Beh, spesa sistemata. Spesa sistemata, 2 bei bustoni. Sì. Cos'era, un Eurospin? un Eurospin. Sì. Adesso siamo pronti per entrare in Austria. Sì. Va bene, andiamo. Prontissimi. Credo ci voglia 10 minuti, un quarto d'ora e siamo Sì. arrivati.